Allora ragazzi, eccoci qua, è arrivato il momento di approfondire e a mente fredda, con calma, andare ad analizzare il possibile Napoli che sarà in base alle caratteristiche del nuovo nostro mister Rudy Garcia. Devo fare fatica e farò fatica a chiamarlo Garcia perché non lo so, mi viene sempre questa pronuncia spagnola, Garcia. Comunque, Rudy Garcia, il nuovo nostro mister. Vediamo il Napoli che sarà, analizziamo ciò che è stato in passato e la carriera del nostro nuovo allenatore e andremo a vedere come si potrà schierare il Napoli, chi della rosa attuale potrà trovare più spazio, chi potrà soffrire il nuovo modulo che poi è lo stesso ma con caratteristiche diverse a livello di possesso palla e di attacco, cioè diciamo di fase offensiva, però ne parleremo insieme perché fare un'analisi lucida e poi a freddo è molto meglio che se dire frottole senza sapere subito a caldo dopo aver preso l'allenatore. Comunque ne parliamo in questo video ragazzi. Prima di cominciare, come sempre, iscrivetevi al canale ragazzi, è gratis, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche e per qualsiasi cosa iscrivetevi al canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione e andiamo a vedere cosa è stato Rudy Garcia e cosa sarà, cosa potrà essere, diciamo, perché cosa sarà poi lo scopriremo solo vivendo, ma cosa potrà essere il nostro Napoli. Allora, Rudy Garcia, campionato francese e Coppa di Francia con il Lille. Semifinale di Champions con il Lione dopo aver fatto fuori Juventus e City nel 2019-2020, finale di Europa League con il Marsiglia nel 2017-2018, due secondi posti con la Roma che sappiamo tutti e un esonero all'Al Nasr condizionato però da CR7 perché sappiamo tutti che eh, se n'è andato via per problemi di spogliatoio perché Cristiano Ronaldo sfascerebbe qualsiasi squadra al momento per sopperire poi alle mancanze fisiche che quando invecchi non sei più il calciatore di una volta. Quindi Cristiano Ronaldo sta facendo scatafasci, diciamo, dovunque va. Andiamo avanti. In mezzo però ci sono i 7 palloni presi dal Bayern in Champions League contro la Roma, i 3 gol beccati in finale di Europa League contro l'Atletico. Dalla sua però un sentimento anti-juventino che mi fa sorridere e mi fa star bene, diciamo. La media punti in Champions League e nelle coppe europee lascia a desiderare. Troviamo uno 0,85 di media punti nei 27 match giocati nella massima competizione europea alla guida del Lille, Roma e Lione, come evidenziano i dati di Hop. Del suo bilancio è di 5 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte con 33 gol fatti e 54 incassati. Numeri che sarebbero quasi da horror, però con calma e dobbiamo continuare. Il modulo è solo apparentemente simile a quello di Spalletti. Il 4-2-3-1, schema prediletto del francese, è completamente diverso per interpretazione tattica e posizionale rispetto al 4-3-3 di spallettiana memoria. Se il mister vorrà stravolgere l'attuale assetto, ma non credo, bisognerà cucire senza se e senza ma un nuovo ruolo per Lobotka, mentre potrebbe paradossalmente rivelarsi devastante Lozano. L'avevo già pensato appena, non proprio appena è uscita la notizia dell'ufficialità, ma il giorno dopo già leggendo la fortuna di Garcia alla Roma fu un certo Gervigno, io subito ho pensato a Lozano, subito perché poi Lozano è anche l'uomo che è sempre sul mercato, il rinnovo, l'ingaggio al ribasso, ha un procuratore, passatemi il termine, che è una faccia di cazzo impressionante, quindi Lozano bisogna tenerlo, per il modulo di Garcia sarebbe devastante in contropiede, anche se si può intervenire sul mercato e prendere un giocatore con caratteristiche simili
soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva negli spazi, quindi ti serve un giocatore veloce. Ma andiamo avanti. Eravamo al fatto, sì, bisognerebbe ritrovare un ruolo per Lobotka, ma potrebbe esaltare le qualità di Lozano. Garcia adora avere un leader tecnico e lascerà Kvaratskhelia spazio e fantasia. Anguissà e Rudy si conoscono già da tempo. Zielinski benissimo alle spalle del 9, ricordiamo che con questo modulo con Gattuso Zielinski ha fatto una grande stagione. Mario Rui e Di Lorenzo sono due chicche e saranno i perni principali della linea difensiva a 4, perché sulle fasce Garcia preme molto, soprattutto impostando contropiedi in ampiezza, quindi diventeranno fondamentali Di Lorenzo e Mario Rui. Detto questo, Garcia gioca un calcio propositivo, moderno, forse un po' troppo offensivo, ma non è fesso. Ha esperienza, conosce il campionato italiano, le sue dinamiche, ha già affrontato una piazza come Roma, elegante nei modi e sa gestire uno spogliatoio senza primeggiare. Importantissima questa cosa, perché già lo stanno dando tutti come l'allenatore esaurito, perché poi c'è stato questo screzio con CR7, ma sappiamo tutti che Cristiano Ronaldo a livello di arroganza e a livello di voler primeggiare sempre dovunque va è difficile da gestire, ma per me non dovrebbe essere nemmeno un punto da gestire per un calciatore, perché tu ti devi mettere a disposizione del mister che poi tu abbia qualità tecniche e fisiche maggiori rispetto ai tuoi compagni, ben venga, ma le devi mettere a disposizione della squadra e non è la squadra che si deve mettere a disposizione o l'allenatore o il presidente. Detto questo, abbiamo visto un tantino le differenze con il calcio di Spalletti, ma le andiamo ad analizzare ancora meglio perché c'è un altro articolo, eccolo qua. Eccolo qua, allora, eccolo qua. Il Napoli ha scelto il suo nuovo allenatore, Rudy Garcia. Il gioco di Garcia, basato sul 4-3-3, ha uno stile offensivo e si basa molto sulla velocità. Un primo punto di contatto con il 4-3-3 di Spalletti. Andando a prendere gli interpreti utilizzati dal tecnico francese ai tempi della Roma, si notano subito calciatori con similitudini vicini a quelli del Napoli. Pjanic e Gervinho erano i principali addetti alla verticalizzazione rapida, in un perfetto stile con Lobotka e Osimhen, una soluzione spesso adottata da Spalletti soprattutto a inizio campionato, eccetera, eccetera, eccetera. Fondamentale in questo, in un ruolo a centrocampo, era Nainggolan, capace di interpretare benissimo le due fasi di gioco. Abbiamo Anguissa, meglio di Anguissa, non ce n'è. Importante anche l'apporto dei terzini che abbiamo appena detto, che si alzano spesso sulla linea dei centrocampisti venendo aiutati dalla copertura del mediano in fase offensiva e di contropiede. Arrivando alla fase difensiva, il 4-3 diventa un 4-1-4-1, a cui non partecipa solitamente la prima punta. Fondamentale diventa il ruolo di Lobotka, che si va a schiacciare sulla linea difensiva, così come poi fanno anche i mediani e diventa comunque una barricata, almeno dovrebbe diventare una barricata in fase difensiva, uno schermo, vedi, eccolo qua, diventa uno schermo sulla linea difensiva. Importante il ruolo del mediano basso e di una mezzala, quella di Anguissà, per fare rispettivamente da cuscinetto e recupera palloni. Perché soprattutto Garcia ama spingere con entrambi i terzini rischiando le imbucate in contropiede, abbiamo appena detto. Quindi ci sono similitudini con il calcio di Spalletti, ma non è e non sarà lo stesso Napoli, come è giusto che sia, che poi è giusto che sia così. Sei un allenatore, metti del tuo, porti del tuo, ha dalla sua un'ossatura già forte e tantissimi movimenti già incamerati, soprattutto nella fase di possesso. Bisogna solo limare movimenti e schemi in contropiede e implementare, diciamo, la conoscenza dei calciatori del Napoli e le caratteristiche dei calciatori del Napoli, che poi sono tutti quanti, quasi tutti, duttili, sono quasi tutti abituati a fare la doppia fase. Quindi da questo punto di vista non c'è rammarico, bisogna solo che scatti questa scintilla, così come
come è scattata poi con tutti gli allenatori, dobbiamo dire, perché comunque a Napoli non è arrivato mai nessun allenatore non voluto dalla squadra. Infatti si è detto già eh, giorni fa, ieri e l'altro ieri con l'ufficialità, che è stata una scelta, o meglio, potrebbe essere stata una scelta anche indotta dal volere squadra, perché tra Galtier e Garcia io mi prendo a Garcia per attitudine, per carattere, che Garcia, vedi, chiamo sempre Garcia è più giusto come carattere per la piazza di Napoli. Galtier è più un padre padrone, un sergente, andrebbe secondo me più in contrasto, poteva, perché poi non viene più meno male, poteva andare in contrasto con lo spogliatoio, quindi secondo me scelta giusta, scelta ponderata. E poi c'è l'ultima cosa che voglio dirvi e secondo me è fondamentale: in un cambio allenatore, in un momento del genere, con lo scudetto vinto, secondo me è stata la mossa più azzeccata da fare, perché l'abbiamo anche visto con Ancelotti. Al di là che non avevamo lo scudetto cucito, al di là che Ancelotti veniva a ereditare il Napoli di Sarri, eccetera, 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 però non è detto che tu prendi un allenatore blasonato, prendi l'allenatore di cartello e fai un'annata come si deve. Non è detto, non sta scritto da nessuna parte, quindi nel dubbio, giusta la scelta. Mi prendo un allenatore a 3 milioni all'anno, sono 6 milioni per 2 anni. Mi auguro di no, perché è l'ultima cosa che vorrei, ma nel caso non dovesse andare bene, si potrebbe fare un divorzio che non andrebbe nemmeno ad intaccare tanto le tasche del Napoli, né tantomeno quelle dell'allenatore che verrebbe poi pagato, invece di dover poi affrontare un divorzio, perché non lo sai se poi ti va bene con l'allenatore di cartello, fai un contratto a 6 milioni all'anno per 2 anni, sono 12 milioni che ti metti sul groppone, non ti va bene, devi cambiare in corso d'opera e vai a gravare inevitabilmente sulle casse della società, sul mercato poi del 2024-2025, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi scelta ponderata, scelta lungimirante, scelta giusta, lo vedremo. Non diamo ancora giudizi, li lasceremo al campo. Massimo sostegno al nostro nuovo mister Rudy Garcia e sempre Forza Napoli. Ciao.